Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Maria Luce Villa di Rete Informatica Lavoro. Grazie di essere qui anche questa sera. Buonasera Angelo, buonasera a chi mi scrive. Quindi mi sentite e mi vedete correttamente, quindi non facciamo altre prove tecniche. Grazie di essere qui quindi a questo nuovo webinar organizzato da Rete Informatica Lavoro e da Rete Informatica Academy. Vi ricordo sempre che Rete Informatica è un portale del lavoro dedicato proprio a voi, quindi attualmente ha più di 1000 annunci di lavoro. Quindi se qualcuno di voi è alla ricerca di nuove opportunità, vi invito a visitare il nostro portale. Inoltre c'è la sezione dei corsi, dove attualmente ci sono 2 corsi molto interessanti. Il corso di formazione Java e Angular online e Java Full Stack Developer. In caso voleste approfondire il discorso, andate nella sezione corsi del nostro portale. Quindi torniamo al nostro webinar di questa sera. Questo è il secondo appuntamento dedicato a Ionic Framework e invito a salire sul palco Ugo Bettori che vi seguirà per tutto il corso del webinar. Buonasera Ugo. Buonasera Maria Luce, buonasera a tutti. Perfetto, come di consueto vi chiedo cortesemente di scrivere le domande nella sezione domande e Ugo risponderà verso la fine del webinar a tutti i vostri dubbi e domande. Quindi vi anticipo già che questo webinar sarà già registrato e già visibile già da domani mattina sul nostro canale YouTube che come sempre vi anticipo nella chat. Quindi io mi silenzio e vi auguro un buon webinar a tutti. Grazie mille, ciao, a dopo. Eccoci, allora riprendiamo un po' il discorso intrapreso la volta scorsa, condividiamo come sempre. Ok, direi che ci siamo. Allora, che cosa avevamo visto la volta scorsa? Intanto avevamo introdotto, ovviamente, abbiamo fatto una breve panoramica, lo dico anche, come dire, a beneficio di chi magari la volta scorsa non c'era. Abbiamo fatto una breve panoramica su che cos'è Ionic, che cosa significa lo sviluppo di applicazioni mobile, cross-platform e direi anche, soprattutto, ibride e direi anche progressive web application. Visto insomma qual è il significato, ovviamente in maniera molto basica, di questi concetti, e avevamo fatto anche una serie di considerazioni rispetto ad altre modalità di sviluppo, in particolare la modalità nativa, che utilizza ovviamente strumenti, linguaggi, tecnologie native, tipo appunto Swift con Xcode per quanto riguarda il mondo iOS e Java con Android Studio per quanto riguarda appunto il mondo Android. Abbiamo fatto anche un paragone con React Native e avevamo anche ovviamente introdotto le caratteristiche principali di Ionic, che avevamo detto essere queste. Torniamo un attimino sul sito, Ionic Framework. Sì, va bene. Ok, mi appoggio al sito solo perché in modo che sia più evidente insomma quali sono i concetti anche esposti dalla piattaforma stessa. Come vedete un unico linguaggio di programmazione, possiamo tradurre così, one code base, e per ogni piattaforma, quindi possiamo utilizzare uno dei nostri linguaggi preferiti di programmazione, ovviamente stiamo parlando di applicazioni web mobile realizzate con tecnologie web, quindi classici HTML e CSS, più un linguaggio di o JavaScript o in alternativa a JavaScript un framework, sempre JavaScript ovviamente, di quelli più attualmente in voga e utilizzati, non a caso Angular, appunto, React, piuttosto che Vue. Noi abbiamo cominciato a dare un'occhiata a quello che offre Ionic dal punto di vista di Angular, ma avevamo anche sottolineato, e allora lo rivedremo brevemente, avevamo anche sottolineato che cosa? Che lanciando, anzi facciamo così, intanto lancio l'esempio, anche se non c'è molto dal punto di vista grafico, perché, ma voglio farvi vedere un attimino cosa succede.
Allora, mi devo spostare sulla cartella Ionic, andiamo a prenderci il nostro primo esempio. E lanciamo l'applicazione. Dicevo, vedete che ho usato il comando Ionic S per chi arriva da Angular e praticamente corrisponde esattamente al comando ng serve o ngs per appunto lanciare l'applicazione Angular. In questo caso ovviamente viene lanciata un'applicazione Ionic sottostante, con il codice sottostante di Angular, e anche in questo caso Ionic Key semplicemente si appoggia a Node.js per chiedere che venga lanciato un serverino HTTP con dentro ovviamente la nostra applicazione in fase di sviluppo. Mentre lui fa il suo lavoro, noi andiamo avanti. Abbiamo visto quindi rapidamente la nostra applicazione, la struttura di MyApp, eccola qui, chiudiamo le altre. La struttura, vedete che per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando noi, cioè Ionic con Angular, è ovviamente un'applicazione a tutti gli effetti Angular con le classico scaffold proposto da Angular CLI, quindi la solita cartellina per gli eventuali test end-to-end, ovviamente l'imprescindibile Node Modules e poi una serie di file di configurazioni identici in molti casi a quelli che già siamo abituati a utilizzare in Angular, e in più ovviamente la nostra cartella SRC, all'interno del quale ci sono i nostri documenti, i nostri insorgenti, e anche qui buona parte dei file presenti hanno esattamente la stessa struttura dei progetti Angular, almeno dal punto di vista di partenza. Abbiamo poi quello che ci interessa di più, ovviamente la cartella app, e nell'esempio base, che vediamo se nel frattempo è partito, ma che, dicevo, nell'esempio base avevamo dato un'occhiata ai file principali dell'applicazione. Abbiamo visto app module, risottolineiamo il fatto che sostanzialmente la struttura è in certi casi addirittura identica a quella di Angular, quindi le solite importazioni di default necessarie in qualunque progetto Angular, i moduli relativi al router, alcuni moduli, come dire, chiamiamoli adattati, diciamo così, customizzati di Ionic, che però si appoggiano ai moduli di Angular, in questo caso i moduli per la gestione delle rotte dal punto di vista di Ionic, e poi la classica serie di importazioni di componenti e di moduli, ovviamente in questo caso il modulo base per la gestione delle nostre rotte. E anche qui siamo sostanzialmente nel mondo Angular. Dopodiché la solita sequela di dichiarazioni, imports, eccetera, eccetera, providers eventuali, e anche qui sostanzialmente non ci sono grosse differenze, se non questa che appunto, è la nostra applicazione partita, anzi il nostro esempio è partito, lo lasciamo ancora macerare. Dicevo, l'unica differenza è che, come dire, l'aggiunta anzi è quella di caricare un modulo Ionic per la gestione di una possibile configurazione globale dell'applicazione. Per esempio, abbiamo detto all'interno di questo metodo si possono passare una serie di argomenti tipo la configurazione relativa alle icone, se si vogliono utilizzare icone sempre di un certo tipo. Si intende per assurdo la necessità o l'obiettivo di utilizzare sia in ambito iOS che Android lo stesso tipo di icone, come dire, sovrascrivendo le impostazioni default che prevedono diverse tipologie di icone, per meglio dire un diverso stile per le stesse icone, a seconda del sistema operativo, e altre configurazioni eventualmente che riguardano il posizionamento delle tab, dei menu di navigazione, eccetera, eccetera. Diciamo, vedete che qui sostanzialmente non ci sono grosse differenze. Abbiamo dato anche un'occhiata a componenti. Il componente app in questo caso funge da mero contenitore, quindi non contiene dati importanti. Anche qui la struttura è esattamente quella tipica di un progetto Angular. Abbiamo visto anche il componente app component, dicevamo questa è la view del nostro app component, e vedete che anche qui siamo all'interno di, dicevo,
la component in questo caso funge da mero contenitore delle altre view, degli altri componenti che fanno parte dell'applicazione e banalmente verranno visualizzate all'interno del classico router outlet, anche in questo caso ionizzate, diciamo così, con caratteristiche specifiche di Ionic, ma questo è un tag classico presente in qualunque applicazione Angular che utilizzi il router, insomma, ce ne sono poche che non lo usano. Abbiamo visto poi all'interno del nostro progetto, anzi il nostro esempio base, un unico componente, il componente home page, che insomma, ecco, il nostro esempio semplicemente visualizza un componente del nostro, del nostro esempio, andiamo a vedere, non funziona, fantastico, perché? E c'è un errore, no, component SCS22, va bene, andiamoci. Sono contento così. Eccolo qua. Benissimo, vedete che insomma, al di là dell'aspetto grafico che ci interessa relativamente, questo è quello che appare, che possiamo visualizzare all'interno della nostra applicazione, per meglio dire, all'interno del browser, per dare un'occhiata a come si comporta la nostra applicazione per quanto riguarda ovviamente l'aspetto grafico e ovviamente per quanto riguarda le modalità di navigazione che abbiamo deciso di utilizzare. Qui non ci sono grosse cose da vedere, se non appunto la possibilità di, per esempio, utilizzare il classico User Agent Switcher per decidere di provare a visualizzare la nostra applicazione. Scegliamo un iPhone. Ecco qui, vedete, in questo caso visualizzo l'applicazione in modalità iOS, quindi con il classico titolo cosiddetto enhanced o big title, mentre se per esempio vado a utilizzare, a simulare uno user agent di Chrome, non cambia nulla, allora andiamo a usare, vediamo se deve solo riprendersi. Poi fa le bizze, lo vedremo in seguito. Ok, questo l'abbiamo pulito e dicevo, quello che stiamo vedendo in questo momento nel browser è la struttura base di una view, diciamo così, di un componente dal punto di vista della view di un'applicazione Ionic. Vedete che c'è una netta ovviamente separazione tra quello che è il codice, che ovviamente in ambito Angular sarà previsto all'interno, definito all'interno del classico file TypeScript, anche qui volutamente lasciato il più vuoto possibile in modo da mettere solo in evidenza la struttura tipica di un'applicazione, un componente Angular. E per quanto riguarda invece l'home page, ecco che, scusate, per quanto riguarda invece la view template in HTML, vedete che la pagina è divisa in una serie di sezioni che tipicamente sono ovviamente l'header, lo aggiungo in corso d'opera in modo da evidenziare la cosa, il content, né più né meno che insomma, gli elementi strutturali tipici
che può essere poi a sua volta strutturato in maniera più o meno complessa, all'interno del quale abbiamo innanzitutto una toolbar in cui possiamo inserire una serie di elementi di navigazione, per esempio un title in cui andiamo a visualizzare, guarda caso, eccolo qui, il nostro title, e poi una serie di e poi il contenuto vero e proprio, diciamo il main, il nostro contenitore principale, in cui a sua volta è possibile che a sua volta può essere strutturato con ulteriori header. In questo caso questo header ha senso per fornire la funzionalità, o per meglio dire il look and feel tipico delle applicazioni moderne iOS, cioè la versione 10 recentemente moderna di iOS, in cui il titolo può essere visualizzato in una prima istanza appunto con questa dimensione molto ampia, e poi può ridursi alle classiche dimensioni di un header in funzione dello scrolling da parte dell'utente. E poi abbiamo appunto, diciamo, il nostro contenitore, anzi il nostro contenitore in cui noi possiamo lavorare tranquillamente utilizzando o ulteriori eventuali tag ionizzati dedicati ovviamente all'interfaccia, oppure, vedete, semplicemente con i nostri classici elementi HTML, un banalissimo div identificato o meno per dargli uno stile CSS, e insomma ovviamente all'interno di questo poi possiamo aggiungere tutto quello che siamo abituati a utilizzare in ambito web: immagini, link, ulteriori div, liste, eccetera, eccetera, anche se ovviamente le liste verranno gestite in maniera opportuna mediante un apposito tag Ionic che ovviamente rappresenta le classiche liste nei due sistemi operativi. Ho aggiunto il footer giusto per completare la panoramica sui tre elementi strutturali di un'interfaccia, di un componente mobile, secondo il punto di vista fornito da Ionic. Ed eccole qui, tutte e tre. Volevo solo aggiungere una cosa qui per mantenere un minimo di coerenza con gli esempi che vedremo in seguito. Me lo prendo da qua. Almeno credo. Vedete già che ci siamo, anzi che poi posso gestire i fogli di stile a diversi livelli. Qui io sto lavorando su un cosiddetto global, in cui ci sono già, come dire, ci sono già una serie di direttive di importazione di tutti gli stili che vengono utilizzati dal framework per fornirci un'interfaccia, appunto un look and feel coerente con i diversi sistemi operativi, e in più possiamo aggiungere nostre considerazioni, i nostri stili. Per esempio, io sto copiando da un precedente stile, un altro esempio, gli stessi stili, in modo da avere un minimo di spazio qui attorno al nostro contenitore, un padding, insomma. Eccolo lì. Vedete, anche qui niente di nuovo, classica formattazione o classiche regole CSS, che dir si voglia, applicate ai nostri componenti, sia a livello globale, per esempio appunto nel nostro file globale che stiamo vedendo in questo momento, oppure a livello di singoli componenti. Vedete che ogni componente ha il suo file SAS con le sue caratteristiche specifiche appunto del componente, della view del componente sul quale stiamo lavorando. Ok, quindi ripetiamo per la seconda o terza volta la struttura fondamentale della nostra applicazione in Angular, ma questo ovviamente vale anche per React. Se siete abituati o se preferite lavorare con React piuttosto che Vue, avrete sempre questa netta separazione tra ciò che è la logica della nostra applicazione, descritta mediante l'approccio previsto da Angular, piuttosto che l'approccio previsto da React, piuttosto che quello previsto da Vue, e poi nelle view avremo sempre un unico codice, ovviamente anche in questo caso, che si appoggia semplicemente a una libreria di come dire, fogli di stile CSS o Sass se preferite, e di componenti
preconfezionati, sempre preceduti ovviamente dal prefisso ion, che ci permettono tranquillamente di appunto non preoccuparci di quale sarà l'aspetto finale della nostra applicazione nei due diversi sistemi operativi mobile, perché un po' come con le media query classiche del web, questi stessi componenti verranno visualizzati con fogli stile diversi a seconda che si trovino su un ambiente iOS o Android. Ok, oggi volevamo vedere, dopo questo recap, allora questo lo possiamo, questo ci serve, questo direi che non ci serve più per ora, lo lasciamo lì. Comincio a lanciare un'applicazione, la prossima applicazione, in modo tale da avere un po' di vantaggio sui tempi di compilazione. Ok. Secondo esempio di cui volevo sottolineare è quello relativo a uno dei vari sistemi di pattern di navigazione, che ovviamente sono pattern di navigazione che valgono in tutti gli ambiti mobile, e in questo caso un pattern classico è quello che utilizza le cosiddette le tabs di navigazione. È possibile realizzare già in partenza, facciamolo qui per comodità mentre lui compila la nostra applicazione. Io per esempio posso creare una nuova app, chiedere anzi a Ionic di creare una nuova app, my test, my esempio, diciamo così, tanto non lo lanciamo. Abbiamo visto già la volta scorsa, sostanzialmente mi permette di scegliere il linguaggio, la piattaforma che preferisco, scegliamo ovviamente Angular, anche se non andremo avanti, e poi vedete c'è già una serie di template preconfezionati. Noi finora abbiamo visto il template blank, cioè un template pronto all'uso con una singola pagina, quella che abbiamo visto poco fa, sulla quale ovviamente poi andare ad aggiungere le funzionalità e le nuove componenti, le relative view, oppure abbiamo la possibilità di utilizzare altri due modelli di navigazione classici, quello a tabs appunto e quello con invece il menu laterale. Io in questo caso ho scelto, vedremo brevemente, sia la modalità di tabs che la side menu, ma insomma io ho semplicemente ripulito un po' il codice all'occorrenza appunto per il webinar, in modo tale che insomma, si possa concentrare sugli aspetti principali senza perderci magari in dettagli che non sono strettamente necessari in questa sede. Quindi una volta creato il nostro template tabs avremo qualcosa del genere a disposizione. Eccolo qui, anche qui solita modalità, solito progettino Angular. Andiamo subito al sodo. In questo caso sull'app module non ci sono grosse novità rispetto a quella che abbiamo visto già la volta scorsa, quindi possiamo tranquillamente bypassare. Anche qui non ci sono grosse novità, e sull'app routine module non ci sono grosse novità, se non che in questo caso la modalità di navigazione a tabs è prevista strutturata in questo modo. Vedete che viene caricato nel classico approccio lazy dei moduli di Angular il nostro modulo tabs page module come componente principale dell'applicazione per quanto riguarda ovviamente le modalità di navigazione. Andiamo a vederci tabs module, come è fatto, eccolo qui. Partiamo. Ovviamente a sua volta il modulo ha un suo modulo interno di routing, che anche qui, eccolo qui l'esempio che intanto parte, non direi molto opportunamente, ma intanto è qui. Dicevamo, come sempre andiamo a definire le nostre rotte, il classico approccio Angular. Vedete che abbiamo nel nostro esempio io ho tre tab di base di partenza, ovviamente se ne possono aggiungere e sottrarre quante se ne vuole. Anche in questo caso vedete che ogni tab, ogni path punta ovviamente a un modulo che poi sono raccolti in queste tre cartelline. Quindi anche in questo caso si carica in modalità lazy uno dei
di volta in volta uno dei moduli che fanno parte della nostra applicazione. Andiamo a vedere quindi il tab 1, che vale anche per tab 2, tab 3 per quanto riguarda le sue caratteristiche. Tab 1 ha il suo routing module, che semplicemente carica un unico componente di base al momento previsto dall'impostazione fornita da Ionic qui. Il nostro tab page semplicemente vedete di nuovo, qui non ho aggiunto nulla di che, mi sono concentrato sugli aspetti grafici, non ho aggiunto nulla qui perché sostanzialmente come dire, il webinar è rivolto in particolar modo a chi già conosce un minimo Angular, e quindi, come dire, per chi lo conosce questo è banalissimo, inutile sottolinearlo, per chi non lo conosce è inutile soffermarci su dettagli che presupporrebbero altre competenze di base relative appunto ad Angular. Quindi mi sono concentrato sull'HTML, anche qui di nuovo questo è il tab 1 page, vedete di nuovo l'header, qui non ci sono footer perché di default non vengono inseriti, ma li possiamo aggiungere eventualmente. Di nuovo l'header, il content, in questo caso semplicemente di nuovo ho messo un testo e un titolo visibili, e gli altri tab sono analoghi, nel senso che lo scopo qui non è fare grafica, ma appunto visualizzare la struttura della nostra applicazione. Andiamo a vedere il risultato ottenuto, eccolo qui, lanciamo sempre il nostro ispettore, simulando un iPhone, ecco. Vedete che in questo caso io ho già pronti i miei bei 3 tab che navigano attraverso i 3 componenti presenti nei relativi moduli. Forse qui ce la facciamo. Vedete che in questo momento l'interfaccia è tipica, è quella tipica di è quella tipica di Android. Proviamo a vedere se stavolta lo user agent switcher mi prende in considerazione e simuliamo un iPhone. Vedete che in questo caso sono cambiate un pochettino le icone, con un look and feel più tipico di iOS, e vedete soprattutto che è apparso proprio il titolo, il big title che vi dicevo prima, è tipico dell'ambiente iOS. Ovviamente sono cambiati cambieranno anche tutti gli altri elementi presenti all'interno dell'applicazione. Gli elementi intendo ovviamente user interface. Vediamo se riprende l'aspetto tipico di Android. No, non lo vuole riprendere, chissà per quale motivo. Noi lo rilanciamo. Intanto andiamo avanti. Quindi gli elementi della pagina sono molto semplici, la modalità di navigazione è tipica di Angular e io ho anche avuto modo di lavorare un po' utilizzando Ionic con React, anche in React le cose sono esattamente nello stesso, vengono organizzate esattamente nello stesso modo, cioè ho la mia logica gestita con il classico approccio fornito da React, occhio, intendo React.js, non React Native, che è tutta un'altra cosa, nel senso che non ha nulla a che fare con Ionic, quindi in Ionic io posso usare React.js, non React Native, quindi tecnologie tipicamente web. React Native è una tecnologia tipicamente mobile, diciamo così. Anche se cross-platform, anche se ibrida, anche se con un approccio diverso da Ionic, ma ovviamente è un concorrente, diciamo così, da questo punto di vista di Ionic. Quindi, dicevo, a seconda quindi del tipo di tecnologia, del linguaggio che preferisco utilizzare, avrò un approccio diverso, tipico dell'ambiente in cui sono abituato a lavorare, e poi sempre lo stesso identico approccio per quanto riguarda invece la view, che sarà sempre uguale indipendentemente, eccolo qui è ripartito, indipendentemente dal tipo di linguaggio sottostante per la gestione della business logic.
Una cosa interessante da sottolineare è quella relativa al qui ha la possibilità di utilizzare una libreria di icone predefinita, ma ovviamente si possono usare anche altre librerie disponibili. Quella predefinita si chiama Ionicons. Intanto rimettiamo. Ok, vedete che adesso è tipico, il titolo è tipico di Android, dell'ambiente Android, semplicemente, come dire, inamovibile, con caratteristiche sue di dimensione, di formato, e vedete che le icone sono leggermente più piccole rispetto a quelle invece che, appunto, sono disponibili in iOS. Quindi io non devo fare null'altro che scrivere codice e aspettare che sia il builder poi a declinarlo nei diversi sistemi operativi. Dicevamo, Ionicons, eccolo, c'è una fantastica libreria Ionicons fornita a supporto, qui adesso sono in modalità mobile, quindi mi conviene tornare alla default, ok. Una libreria apposita in cui posso andarmi a cercare le mie icone preconfezionate. Ovviamente posso anche ricrearmi le mie custom nei formati che preferisco, che so, tipicamente un SVG piuttosto che un PNG ad alta risoluzione, media alta risoluzione, e poi posso fare le mie ricerche per cercare, che so, le icone che mi interessano maggiormente. Le seleziono e poi, come è consueto in queste librerie, posso andarmi a definire, a copiare tutto il blocco, vedete, icon, con il nome che rappresenta le diverse icone da utilizzare. Nel mio caso, per esempio, ho usato la Planet, eccolo qui. In un caso ho usato Planet, andiamo a vedercelo nel codice, eccolo qua. Quindi anche questo è una utility molto, molto interessante che ci permette in applicazioni non troppo brandizzate, ovviamente, di utilizzare un set di icone già pronte all'uso, fermo restando che volendo posso utilizzare altre librerie di icone e ovviamente crearmene di mie customizzate. Andiamo a vedere l'ultimo esempio un altro esempio di modalità di navigazione, la side menu, quindi io direi che possiamo chiudere questo server e aprire l'altro con l'esempio side menu. Anche questo, quindi una versione semplificata di quella fornita in automatico da Ionic Lee. Intanto andiamo a dargli un'occhiata al codice, non ci sono grosse novità, più che altro fai vedere il risultato che possiamo ottenere abbastanza rapidamente. Di nuovo, modulo, componente, in questo caso il nostro root e module, in questo caso l'esempio si propone di creare un menu di navigazione a livello di componente, ma è semplicemente un modo alternativo di definire le nostre rotte, e poi in questo esempio di partenza abbiamo semplicemente l'utilizzo di classici vedete, una classica direttiva Angular ng4 che va a leggersi i valori del nostro array di pagine, diciamo così, e poi carica per ognuna di esse le relative proprietà e le visualizza all'interno dell'interfaccia. Anche qui non ci sono grosse novità, abbiamo un menu toggle grazie al quale possiamo, come al solito, switchare per visualizzare o meno menu di navigazione laterale, e poi il tutto contenuto in un tipo di menu Ion menu classico. Vediamo se nel frattempo ha caricato qualcosina. No, ci sta pensando.
Poi qui per velocizzare l'operazione è stata creata semplicemente un codice HTML che viene semplicemente valorizzato con valori diversi per quanto riguarda i titoli, mentre poi anche qui in maniera dinamica, ma ripeto, questo è un esempio che vuole essere quick, poi ovviamente può essere customizzato e reso insomma, più, come sempre, più vicino alle sue esigenze. Siamo appesi alla compilazione. Eccolo, si sta svegliando. Eureka, eccolo qui il toggle menu, e abbiamo il nostro bel menu laterale tipico, grazie al quale poi le pagine sono sempre uguali, le ho semplificate il più possibile in modo da, ripeto, concentrarci sugli aspetti salienti, cioè questo bellissimo menu di navigazione già pronto all'uso e facilmente costruibile, come avete visto, insomma, abbiamo utilizzato sempre l'approccio tipico web più, in questo caso Angular, ma ripeto, la cosa fantastica di Ionic è che appunto ci fornisce un framework, una sorta di bootstrap, chiamiamolo così, anche se non si ferma qui il vantaggio di poter utilizzare Ionic, ma dal punto di vista dell'interfaccia utente è una sorta di bootstrap che ci dà già un set di elementi preconfezionati dal punto di vista dell'interfaccia utente. E anche questi ovviamente si adattano ai diversi sistemi operativi. Ok, dicevo, non è tutto qui, nel senso che Ionic non offre semplicemente un approccio, una libreria di framework, una libreria, scusate, di elementi dell'interfaccia utente, ma offre anche una serie di API grazie alle quali possiamo interagire con le caratteristiche native dei vari dispositivi. Vediamo quindi diciamo, sulla user interface component direi che non è il caso che ci andiamo a sottolineare alcunché, anche perché qui sul sito vedete abbiamo le opzioni per lavorare con i vari linguaggi, i tre framework più JavaScript, noi restiamo su Angular anche se da questo punto di vista cambia ben poco, e poi abbiamo tutta una serie di componenti appunto dell'interfaccia utente belli pronti. Io non ho preparato nulla a questo scopo perché è molto più semplice e onesto, diciamo così, venire qui, vedete che è possibile rapidamente dare un'occhiata a come si comportano visivamente, ovviamente, si sottintende, i nostri componenti, per esempio, eccolo qui l'action sheet tipico di iOS con le varie voci che possiamo utilizzare, oppure quello invece con la look and feel tipico di Android. E via di questo passo con tutti i tipi di, appunto, di elementi possibili utilizzabili. Ancora qui siamo con il button in varie modalità di utilizzo per utilizzabili in ambito Android e invece come vengono visualizzati in ambito iOS. Qui non è che cambi molto, se no una leggera accuratezza rispetto a eccetera eccetera. Quindi dal punto di vista grafico o per meglio degli elementi dell'interfaccia utenze potete semplicemente andare a visualizzare in tempi rapidissimi le differenze e il vantaggio offerto da Ionic e eventualmente, vedete, poi andarsi a copiare e incollare degli snippettini per ogni singolo elemento che ci interessa nei vari linguaggi o, come dire, framework che amiamo di più o che utilizziamo più normalmente. Tornando alla documentazione, come punto di partenza abbiamo visto quindi
i componenti, rapidamente i componenti U. Noi abbiamo visto sostanzialmente i componenti UI relativi alla navigazione, ma avete visto che insomma, gli altri sono facilmente come dire, utilizzabili e testabili in poche, con semplice, a volte un semplice copia e incolla. Poi un'altra caratteristica importante di Ionic è quello fornito con le API native, cioè una serie di API grazie alle quali noi possiamo dialogare con i vari device. Quindi possiamo dialogare con la camera, con la fotocamera, intendo, piuttosto che con il calendario fornito di default dal sistema operativo, piuttosto che con l'applicazione contatti fornita dal sistema operativo, eccetera, eccetera, più ovviamente che sono altri elementi, altre caratteristiche hardware dell'applicazione, scusate, del dispositivo, e qui abbiamo un'ampia rassegna dei tipi di API, grazie ai quali possiamo per esempio lavorare con il file system, salvare, caricare file all'interno dell'applicazione, piuttosto che lavorare con Firebase, ma diciamo questo è già più, piuttosto che usare un sistema di geolocalizzazione all'interno della nostra applicazione, che ovviamente utilizzerà insomma, i sistemi di comunicazione Wi-Fi piuttosto che GPS, piuttosto che in genere sono questi due, per individuare facilmente la nostra applicazione, la posizione del nostro device. Insomma, qui c'è un'ampia serie di, appunto, di plugin, chiamiamoli così, che sono disponibili per lavorare con con le API appunto del nostro device. Se torniamo un attimino indietro, vedrete che le API sono divise in due categorie. Una è quella, partiamo da destra, quella dei plugin Cordova, che è quindi la categoria di API storica di Ionic, grazie alla quale appunto possiamo collegarci, facciamo semplicemente così e così, possiamo utilizzare dei plugin Cordova, appunto, che sono delle interfacce, delle API scritte in JavaScript che comunicano con le relative API scritte in Java piuttosto che in Swift, a seconda appunto che ci si trovi in uno dei due sistemi operativi attualmente vincenti, diciamo così. Cordova ha oramai una decina d'anni sulle spalle e sostanzialmente anche qui vedete fornisce una serie di plugin che sono sostanzialmente simili a quelli per lo più gli stessi che abbiamo già visto prima a livello globale, e anche qui possiamo per esempio accedere al calendario dei diversi sistemi operativi, vedete ci dice quali sono le piattaforme disponibili. L'altro invece più moderno approccio di API è quello fornito da Capacitor, che ormai da meno 3-4 anni si affianca a Cordova, e ovviamente con l'intento di sostituirlo, fornendo una serie di funzionalità aggiuntive che Cordova insomma, non aveva come suo come dire, input primitivo primario di utilità, e anche perché erano tempi diversi. Normalmente se noi utilizziamo Cordova, che cosa dobbiamo fare? Così riusciamo a fare un paragone abbastanza intelligente e veloce. Dobbiamo semplicemente installarsi ovviamente il plugin con il classico approccio npm, ecco qui, o yarn se preferite, e poi quindi abbiamo le direttive per fare tutto quello che ci serve, e poi usare ovviamente a seconda del linguaggio che andiamo a utilizzare, importare la classe fornita dal plugin e crearci un'istanza con il classico sistema di iniezione prevista in Angular, e poi andare a utilizzare, che so, a spulciare ovviamente le caratteristiche del calendario per avere dati, o comunque delle API che vengono fornite. Vedete che in questo caso abbiamo anche un esempio in React, vediamo che cosa ci dice di interessante. Vabbè, modalità di installazione, poi i modi con i quali è possibile utilizzarli. Vedete, in questo caso sto accedendo a
alla modalità con la quale si possono, per esempio qui ho la modalità con la quale in Angular si possono andare a recuperare informazioni rispetto al plugin della fotocamera del dispositivo, e poi l'esempio in React, eccetera, eccetera. Questi plugin vengono poi forniti, abbiamo anche la possibilità di accedere al sito, in genere GitHub, ma dipende un po' dal plugin stesso, per avere maggiori informazioni, che qui sul sito di Ionic sono fornite in maniera abbastanza concisa e non sempre ci danno tutte le informazioni necessarie, ma vedete che in questo caso su GitHub ho, come dire, i sorgenti del plugin con ulteriori informazioni riguardo alle modalità di installazione e a tutte i riferimenti all'API, appunto, per accedere ai vari metodi o proprietà che sono fornite dal plugin stesso. Analogo approccio è quello fornito, almeno in linea di partenza, è quello fornito invece dal più moderno Capacitor. Anche qui ci sono una serie di plugin, poi sono divisi per categorie, Officer piuttosto che Community, piuttosto che Enterprise, ma insomma la differenza sostanziale è, per quanto riguarda gli Enterprise, che richiedono un abbonamento per utilizzare dei plugin più evoluti, diciamo così, e soprattutto per avere un supporto specifico, personalizzato rispetto all'impiego del plugin stesso, cosa che invece non è necessaria, anzi non viene fornito ovviamente per i plugin che vengono utilizzati dalla community. Anche con Capacitor, dicevamo, abbiamo la possibilità di lavorare con gli stessi, per lo più con gli stessi plugin. Per esempio andiamo a vederci il geolocation che abbiamo visto prima. Anche qui abbiamo le modalità di installazione, di chiamata dei metodi fornite dall'API. Quindi sostanzialmente dal punto di vista operativo, per l'inclusione e l'utilizzo in prima istanza dei plugin forniti sia nelle due diverse versioni, Cordova o Capacitor, non cambia granché. Quello che cambia riguarda il fatto che ovviamente Capacitor fornisce una serie di funzionalità più moderne e aggiuntive che oramai Cordova, al momento perlomeno, non ha intenzione di fornire. Intanto Capacitor rispetto a Cordova ci permette di realizzare applicazioni web progressive, le cosiddette PUI, per i quali Cordova, appunto, con la sua storia sulle spalle, non aveva a suo tempo previsto di implementare. In più, mentre con Cordova noi, una volta utilizzato il nostro plugin, confezionato la nostra applicazione, e possiamo buildare l'applicazione sostanzialmente in un modo analogo, per esempio, adesso non lo lancio perché può mettere un po' di tempo, visto che però è possibile, per esempio, usare un progetto Cordova. Cosa si fa? Si va a dire Ionic Build e poi, che so, Android, più una serie di ulteriori opzioni che adesso andiamo a disquisire. Ionic Build Android piuttosto che Ionic Build iOS, per avere la versione già impacchettata della nostra applicazione da distribuire sui diversi marketplace, quindi su Google Play Store piuttosto che su Apple Store. Quindi, diciamo così, la fase di build della nostra applicazione insomma, è affidata a Ionic Lee, e noi avremo semplicemente alla fine il nostro bundle pronto, APK piuttosto che IPA, da inviare da caricare sugli store con le solite procedure burocratiche di registrazione dell'app, descrizione dell'app e quant'altre informazioni, ovviamente schermate dell'app, in modo che siano presenti in una maniera ottimale sui diversi, appunto, marketplace. Con Capacitor invece che cosa succede? Succede che io ve ne ho preparato un esempio, My Capacitor è qui, ma io l'ho già buildata con Capacitor e la proviamo a aprire con Android Studio. Con Capacitor io ho la possibilità di lavorare direttamente con gli strumenti, anche, diciamo così, con gli strumenti tipici dello sviluppo nativo. Quindi adesso lanciamo Android Studio, ma potrei lanciare Xcode,
per vedere la versione iOS della mia applicazione. Io qui ho semplicemente creato un'applicazione che utilizza Capacitor, rispetto a un'applicazione che invece utilizza Cordova. Io avrò una cartella, oltre a una serie di file in più, avrò una cartella dedicata ai due sistemi operativi, Android in questo caso o iOS nel caso che io non ho previsto per questo esempio, per motivi di tempo, non avremmo avuto tempo di visualizzare entrambi i progettini. E questo, per chi ha già avuto modo di lavorare in ambiente mobile nativo, è una tipica struttura dell'applicazione Android nativa. Idem ovviamente per il caso iOS, avrà la sua struttura con i suoi file. Vedete che chi per esempio conosce l'ambiente Android avrà già notato che viene utilizzato il compilatore Gradle. Poi c'è il file manifest che non vedo qui, quindi sarà qui dentro. Eccolo qui. Sono tutti i file tipici di un'applicazione Android o, ripeto, con le diverse caratteristiche in ambito iOS, è lo stesso discorso, che posso ovviamente andarmi ad aprire in Android Studio, e questo mi fornisce che cosa? Un controllo molto più sottile sulle specifiche della mia applicazione, perché sostanzialmente ho un progetto che sì è nato, diciamo così, con Ionic, con tecnologie web, ma che può essere poi finalizzato meglio per i diversi sistemi operativi, lavorando direttamente con i classici, un classico approccio nativo. Questo vale soprattutto, in prima battuta, per quanto riguarda la configurazione del progetto stesso, e ovviamente, se è necessario, è possibile anche creare, personalizzare, customizzare ulteriormente la nostra applicazione lavorando con un approccio prettamente nativo, quindi aggiungendo codice Java. Vediamo un po', apriamo questo, il nostro. Vabbè, ci metterò un po'. Dicevo, quindi con Capacitor noi abbiamo la possibilità di personalizzare, entrare meglio nel dettaglio delle caratteristiche della nostra applicazione prima di andarla a compilare con destinazione ovviamente Marketplace. E poi ci sono altri vantaggi, tipo la possibilità di usare plugin di diverse versioni, quindi più o meno recenti, a seconda del progetto su cui stiamo lavorando, in maniera specifica, cosa che in Cordova non è possibile, perché Cordova viene installato per lo più a livello globale, e trafficare, tra virgolette, tra le diverse versioni di uno stesso plugin a volte può essere veramente complicato o semplicemente fastidioso, per la necessità di switchare da un ambiente, diciamo, all'altro. In questo caso invece ogni progetto ha il suo ambito, dicevo in questo caso con Capacitor, ogni progetto ha il suo ambito, ha i suoi plugin e le sue versioni, e noi possiamo quindi lavorare localmente in maniera più precisa anche da questo punto di vista, e con meno, diciamo così, problematiche di aggiornamento di plugin, diverse versioni e quant'altro. Ultimo e non indifferente dettaglio: all'interno di un progetto realizzato con Capacitor io posso continuare a utilizzare, fruire di buonissima parte dei plugin già pronti per Cordova. Quindi ultimissimo vantaggio è che con Cordova, in un progetto che utilizza Cordova, non potrò utilizzare plugin e le funzionalità offerte da Capacitor. Un progetto invece che utilizza Capacitor potrà utilizzare, oltre ai vantaggi da esso stesso fornito, potrà anche andare a caricare tranquillamente un plugin di Cordova e utilizzarlo nel caso in cui non fosse disponibile un analogo plugin ovviamente fornito in modalità, diciamo così, Capacitor. Quindi è sicuramente l'approccio da preferirsi oramai da un paio d'anni almeno per lo sviluppo di applicazioni mobile con Ionic. Vediamo se nel frattempo, allora, sta ancora caricando il progetto. Beh, intanto facciamo così: mentre lui carica il progetto, io direi, vista l'ora, potremo dare un'occhiata alle domande, poi tornare a vedere un attimino il nostro progettino in Android Studio.
Allora, domande. Come viene gestita la parte sicurezza delle app? Che cosa si intende, Claudio? Me lo puoi specificare? Intanto rispondo a Salvatore. Intanto il progetto sta a ricaricare, adesso lo guardiamo. Allora, sul paragone con React Native l'abbiamo fatto la volta scorsa, evidentemente tu non c'eri. Allora, dal punto di vista grafico, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, sicuramente Ionic offre un supporto maggiore e più semplice, nel senso che in React Native in realtà io non ho, React Native non è un framework con una netta, come dire, predisposizione alla user interface, quindi io posso andarmi a definire la mia applicazione con dei componenti React già confezionate, che però poi devo, come dire, customizzarmi in molti casi per ottenere un look e feel molto più aderente a quello che è appunto quello fornito dai diversi sistemi operativi. L'approccio è, fammi leggere, facciamo paragone che non conosco, offre altrettanto più o meno da questo punto di vista. Dal punto di vista grafico quindi offre meno. Quello che offre di più React Native, almeno quello che si pensa che offre di più React Native, è sostanzialmente una maggiore vicinanza, diciamo così, un approccio più vicino alla programmazione nativa e quindi che si ripercuote in genere nelle prestazioni delle applicazioni, che sono leggermente più performanti rispetto a quelli realizzati in Ionic. Perché? Perché Ionic fa girare le nostre applicazioni all'interno di una view del browser installato nei sistemi operativi, quindi sarà Chrome per quanto riguarda Android e Safari per quanto riguarda iOS. La nostra applicazione quindi è mascherata all'interno, visualizzata all'interno di un browser mascherato in modo tale che non si vedano gli strumenti tipici di una finestra del browser, quindi sostanzialmente una finestra in full screen del browser, e ha quindi un approccio molto più semplice dal punto di vista dell'interfaccia, perché sostanzialmente è stato sufficiente creare due librerie CSS diverse che verranno caricate a seconda del sistema operativo all'interno di questa finestra del browser. Dal punto di vista React Native invece che cosa c'è? L'applicazione non gira in una web view, quindi non utilizza il browser dei sistemi operativi, ma utilizza una view del sistema operativo Android e una view non web, quindi del sistema operativo iOS. Quindi utilizza una view tipica, nativa del sistema operativo e quindi è in grado di svolgere il proprio compito in maniera con prestazioni migliori, sicuramente migliori. Quindi la scelta va poi fatta in base a queste esigenze, fermo restando che l'approccio che dà le prestazioni migliori ovviamente è quello totalmente nativo, quindi scrivo codice in Java per Android in Android Studio piuttosto che scrivere codice Swift in Xcode in ambiente iOS. La differenza sostanziale è comunque questa, diciamo che per applicazioni che non hanno bisogno di prestazioni eccezionali, e penso soprattutto ai giochini, ai game, o piuttosto che ad applicazioni con come dire, un rapido refresh dell'interfaccia utente, direi che sicuramente Ionic può essere da valutare come una soluzione migliore se accompagnata da altre esigenze. Per esempio, ho bisogno di, tra virgolette, risparmiare tempo e denaro e avere un look and feel comune, un look and feel del mio brand che sia sempre il più possibile coerente a partire dal mio sito web o applicazione web fino alla mia applicazione iOS piuttosto che Android e eventualmente fino a un'applicazione desktop, eventualmente ipotizzabile, che, come dicevamo la volta scorsa, può essere realizzata tranquillamente con un ulteriore framework che si appoggia a Ionic, che si chiama Electron, grazie al quale posso creare l'applicazione appunto dal look and feel e dal funzionamento tipico di un'applicazione desktop abbastanza rapidamente. Anche in questo caso parto con le mie competenze web e vado avanti sia in ambito mobile che diciamo in ambito desktop, ovviamente partendo dal web.
mentre se invece ho bisogno di applicazioni molto performanti, propenderò sicuramente per React Native, se non addirittura con un approccio invece fornito dalle due modalità native. In mezzo ci sono tutta un'altra serie di considerazioni che abbiamo già in parte anticipato, sottolineato la volta scorsa, appunto, tempo, denaro, team, chi ci lavora, che competenze ha, devo fargli un corso di formazione, non devo fargli un corso di formazione, conosce già React, usiamo React Native, conosce già Angular, proviamo a usare Ionic, eccetera, eccetera. Quindi non c'è mai una risposta univoca su quale tecnologia sia meglio dell'altra, bisogna vedere qual è il target e le esigenze della nostra applicazione. Torno a Claudio che mi ha aggiunto intendevo nelle API, però come viene gestita la parte sicurezza delle app nelle API? E continuo a non capire, porto pazienza. Nel frattempo, se vuoi darmi ulteriori dettagli, io sono qui. Nel frattempo, la mia applicazione con Capacitor è stata caricata in Android e vedete che adesso chi non ha mai usato Android Studio e non è abituato a lavorare con appunto un approccio nativo, rimarrà un attimino così, ma sostanzialmente questo è per quanto riguarda le prime due cartelle, le prime tre anzi le prime due, è il tipico approccio, il tipico scaffold di un'applicazione Android nativa, in cui ho, tanto per iniziare, un file Android Manifest, eccolo qui, che è un file XML in cui vado a definire tutte le caratteristiche della mia applicazione. Per esempio, la cosa più importante in genere è quella relativa ai permessi, cioè la mia applicazione può navigare su internet, la mia applicazione può leggere e scrivere sull'SD, sulla scheda di memoria del dispositivo, posso navigare, la mia applicazione può accedere alla locazione, quindi alla geolocalizzazione, eccetera, eccetera. Tutte cose che normalmente appunto vengono definite a livello di codice nativo dell'applicazione, con appunto questo file Android Manifest. In più posso andarmi a vedere il codice dell'activity principale della mia applicazione, che ovviamente voi, se non arrivate da un ambiente Android, dirà nulla, ma anche qui è una classica classe Java di partenza in cui sostanzialmente si indica nel metodo main qual è nel metodo onCreate qual è l'applicazione, la cosiddetta activity di partenza della nostra applicazione. Quindi vedete che possiamo entrare, anche se non possiamo approfondire ulteriori dettagli, inoltre, scusate, anche se non è un dettaglio, non volevo approfondire, ma questo va detto, inoltre posso andarmi a lavorare sui file Gradle, cioè sui file che descrivono la fase di build della mia applicazione e, apro una parentesi, in ambito Android, ma non solo, anche in ambito iOS, io con questi file all'interno di questi file posso andarmi a definire una serie di configurazioni grazie alle quali la mia applicazione potrebbe essere buildata in più versioni differenti a seconda delle caratteristiche hardware del target al quale voglio dedicare la mia applicazione. Si pensa a un'applicazione che deve essere pubblicata per diversi mercato, chiamiamolo tra virgolette occidentali, quindi Stati Uniti, Europa, in cui insomma c'è un tenore di vita di un certo tipo e quindi ci sono anche smartphone di certo, cioè la maggior parte degli utenti che hanno gli smartphone, non dico gli ultimi recentissimi, ma in genere hanno un parco macchine abbastanza moderno e lo aggiornano frequentemente. E magari la nostra applicazione poi deve anche essere distribuita, che so, in Africa o in Sud America, dove, insomma, a causa di evidenti motivi, non tutti hanno la possibilità di avere dei dispositivi ultramoderni e performanti. Quindi in questo caso posso creare diverse versioni della mia stessa applicazione con caratteristiche e hardware diverse che possono combaciare meglio con appunto diversi mercati sulla quale la nostra applicazione andrà a essere sviluppata. E questa è una cosa che posso fare tranquillamente all'interno di un file di configurazione Gradle per quanto riguarda Android e
list per quanto riguarda invece il mondo iOS, cosa che lavorando con Cordova non posso fare, nel senso che, come dicevamo, nel momento in cui io lancio, o comunque non posso fare in maniera così diretta e tipica dell'approccio nativo, diciamo, con un'applicazione che utilizza Cordova, io normalmente lancio il comando Ionic Build Android piuttosto che iOS e alla fine ho già pronto impacchettato il mio file, il mio bundle da pubblicare. Qui invece posso intervenire in maniera, grazie a Capacitor, in maniera molto più specifica e con competenze più vicine al mondo nativo, e ovviamente ho una mole di possibilità in più che Cordova non mi fornisce. Questo giusto per darvi un'idea anche sulle differenze tra Cordova e come si chiama, e Capacitor. Dopodiché, per buildare invece in ambito Capacitor, si fa quello che si fa normalmente in un'applicazione nativa. Io adesso lancerò un build senza segnature, senza firme da utilizzare in ambito nel mondo del marketplace, ma gli step sono gli stessi per chi è già abituato a pubblicare con Android Studio piuttosto che Xcode. Vado a lanciare il mio APK e quindi lui ovviamente ci metterà un pochettino e intanto io vedo se ci sono altre domande o ulteriori dettagli. No, non ne vedo. In chat vedo molte cose ma non sono domande, vediamo un po'. No. Eccoci qui. Sì, ho appena condiviso la nostra survey dei 2 webinar, quindi tanto per non perdere tempo. Ugo. Porta pazienza. No, figurati, no. Ma adesso è tutto in mano a Android Studio. Quindi io Sì, non faccio ti da preoccupare, parte. aspettiamo. No. Ok. Sì, non accadrà nulla di che, avremo semplicemente un APK da eventualmente come dire, pubblicare su Google Play. Ma Certo. niente di che. Allora, se siamo in attesa, io intanto condivido un attimo, a parte la survey, stiamo definendo il tema anche per il webinar del prossimo giovedì, quindi al momento non vi condivido la landing page, vi invieremo sia l'email, un'email marketing, oppure la condivisione sui vari social, quindi troverete il nuovo argomento al massimo entro lunedì, vero Ugo? Sì, assolutamente sì. Perfetto, ok. Allora, qui c'è... Allora, intanto ha finito, vedete che ha buildato la mia APK, ripeto, questa è una APK che io posso installarmi sul mio dispositivo o fornire insomma, a chi voglio. Ovviamente non è pubblicabile su Google Play, semplicemente perché avrei dovuto seguire questo secondo approccio, cioè di generare un bundle o APK che con delle firme digitali che poi vengono utilizzate in ambito appunto dei marketplace. Ma dal punto di vista operativo cambia poco o nulla. La mia applicazione a questo punto è stata buildata e la posso andare a cercare qui. Eccola qua. Questa è la mia app in formato APK per il mondo Android, lo posso tranquillamente installare sul mio dispositivo con un USB o metterla su un repository dalla quale i miei amici, i miei clienti, il mio team le può scaricare tranquillamente e installarla ovviamente disattivando i controlli di sicurezza relativi all'installazione di applicazioni non note, ma va da sé. Stesso percorso analogo, diciamo così, in ambito iOS con Xcode vado a confezionarmi le caratteristiche della mia applicazione, configurare quello che devo configurare e poi anche qui userò lo stesso approccio per pubblicare l'applicazione che uso in ambito nativo. Quindi chiudo a favore di Maria Luce, chiudo il discorso dicendo che d'ora in poi tenete bene che non necessariamente io devo poi, come dire, utilizzare Capacitor, però ha una serie di vantaggi non indifferenti e insomma
è possibile semplicemente poi, senza configurare grandi cose, anche per chi non conosce il mondo nativo, della programmazione nativa, mobile intendo ovviamente, è possibile semplicemente acquisire quelle 2 o 3 informazioni grazie alle quali pubblicare la propria applicazione senza andare a configurare chissà che, ma avendo un prodotto più moderno e sempre aggiornabile poi da chi magari un giorno volesse metterci in mano anche da un punto di vista di chi ha le competenze anche di sviluppo nativo mobile. Mi fermo qui. Cross Origin Resource Sharing Course plugin consigliato per il browser, ma guarda, ne ho provati alcuni e non sempre funzionano. La soluzione ideale, Sergio, è quella di avere sul server qualcuno che sappia impostare l'header in modo tale che non ci siano problemi di questo tipo. Se no, fammi vedere se c'è. Io non li uso più perché a volte funzionano, a volte no. Vediamo se ce li ho e poi lasciamo andare tranquilla Maria Luce. Io sono qua, non ti preoccupare. Va bene. Allora, vediamo se ce l'ho ancora. Non ce l'ho più, non ce l'ho più. No, l'ho tolta perché rompe. Cioè, non sempre funziona, ma si fa abbastanza in fretta a cercarla. Quindi direi che la risposta è non ho nulla da consigliarvi, nel senso che non ho trovato quello che cercavo. E in ogni caso, come dire, è comunque un escamotage. Per esempio, io ho usato questo un po' di tempo, poi ha smesso di funzionare. Vedete che non è che lo utilizzino in molti, si vede che non ha avuto tutto questi sono temi, sono questi 3. Gli sviluppatori che lo utilizzano sono pochi e le stelline altrettante, insomma, non sempre fanno il loro dovere. Dicevo, in ogni caso si tratta di un escamotage che in ambito di produzione poi non ha senso, quindi conviene già avere lato server il codice che lancia gli header corretti in modo tale che non ci siano problemi di costo. Questo è l'unico consiglio che riesco a darvi da questo punto di vista. Ok, spero di aver risposto esaurientemente anche a Sergio. Direi che insomma, a questo punto possiamo salutarci. Possiamo salutare tutti, grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie mille Ugo. Grazie a te Maria Luce, grazie a tutti, buona serata. Grazie.